C'è un volto che tutti conoscono, ma che nessuno riesce davvero a comprendere. Un sorriso che ha attraversato i secoli e continua ancora oggi a far parlare di sé. Ma non sarà una lezione di arte, sarà un viaggio tra misteri, furti, passioni e segreti. Sei pronto? Allora, cominciamo. Ciao a te e benvenuto. Spero che la tua giornata sia iniziata col piede giusto, perché oggi ti porto qualcosa di davvero speciale. Parleremo di un capolavoro che tutti conoscono, ma che pochi riescono a capire veramente. La Monna Lisa. Hai presente quel piccolo ritratto appeso in un enorme museo che sembra ipnotizzare milioni di persone? Ma ti sei mai chiesto perché è diventato così famoso? Cosa lo rende davvero unico? E sai quanto vale oggi? Tieniti forte, perché il suo valore è così alto che non può nemmeno essere stimato. Esatto, è considerata senza prezzo. Ma cos'ha di tanto straordinario da renderla così leggendaria? È quello che scopriremo insieme. E sarà anche un'occasione perfetta per allenare il tuo ascolto dell'italiano. Torniamo indietro nel tempo. Un uomo di nome Leonardo da Vinci iniziava a dipingere qualcosa che avrebbe cambiato la storia dell'arte per sempre. Ma attenzione, Leonardo non era soltanto un pittore, era molto di più. Era uno di quei geni che nascono una volta ogni secolo. Era inventore, scienziato, architetto, scultore e persino cartografo. Studiava le stelle, il corpo umano, le piante e perfino i fossili. Insomma, una vera mente rinascimentale capace di spaziare in ogni campo dello scibile umano. E tra tutte le sue opere ce n'è una che ha brillato più di tutte, la Monna Lisa. Questo dipinto ha richiesto ben 14 anni di lavoro. Riesci a immaginarlo? E la parte più incredibile? Ha impiegato 12 anni solo per perfezionare il sorriso. 12 anni interi, solo per perfezionare le sue labbra. Incredibile, vero? E ora che ne parliamo, quel sorriso è un enigma in sé. A volte sembra dolce, altre volte malinconico. Alcuni giurano che cambia espressione a seconda dell'angolazione da cui lo guardi, come se seguisse il tuo umore. Leonardo era ossessionato dalla perfezione, voleva che quel volto sembrasse vivo, reale, quasi pronto a parlare. Ogni minimo dettaglio è stato curato con attenzione maniacale. Gli occhi, i capelli, la carnagione, tutto. Ma sono proprio quelle labbra misteriose che catturano l'anima. Ma chi è davvero la Monna Lisa? La verità? Non lo sappiamo. C'è chi dice che fosse Elisa Gherardini, moglie di un mercante fiorentino. Altri pensano che sia una figura immaginaria. E poi c'è un'ipotesi ancora più affascinante. Alcuni studiosi credono che sia un autoritratto di Leonardo stesso, in versione femminile. Sì, hai sentito bene. Lui stesso travestito da donna. Forse voleva rappresentare l'equilibrio tra maschile e femminile, oppure nascondere un messaggio più profondo. Questo è solo l'inizio del mistero. Hai mai avuto la sensazione che un quadro ti stesse osservando? Con la Monna Lisa non è solo un'impressione. I suoi occhi ti seguono ovunque, ti osservano, ti scrutano. È inquietante, ma anche ipnotico. E poi guarda bene il paesaggio alle sue spalle. Non è un luogo reale, è un mondo onirico, montagne, ponti, sentieri, tutto avvolto da un'atmosfera quasi magica. Ma il vero enigma rimane il suo sorriso. Un istante sembra sereno, un secondo dopo malinconico. È come se contenesse tutte le emozioni umane
in una sola espressione. Il colpo di scena, il furto della Monna Lisa. Sì, è stata rubata e paradossalmente è proprio quel furto che l'ha resa celebre nel mondo intero. Ma prima un'altra domanda. Perché la Monna Lisa si trova in Francia e non in Italia? Leonardo da Vinci era italiano, giusto? Ebbene, fu invitato in Francia dal re Francesco I, grande amante dell'arte. Gli offrì una residenza vicino alla Loira, dove Leonardo visse gli ultimi anni della sua vita, e portò con sé la Monna Lisa. Dopo la sua morte nel 1519, il quadro rimase in Francia, passando da mano in mano fino a giungere al Louvre. E ora il grande colpo. Nel 1911, un uomo italiano di nome Vincenzo Peruggia, che lavorava al Louvre, decise di riportare la Monna Lisa a casa. Si nascose nel museo, aspettò che fosse vuoto, staccò il dipinto dal muro, lo nascose sotto il cappotto e se ne andò, indisturbato. Nessun allarme, nessuna guardia. Incredibile, vero? La notizia esplose ovunque. I giornali di tutto il mondo ne parlarono. E il paradosso? La gente cominciò ad affollare il museo solo per vedere il vuoto lasciato dal quadro. Per 2 anni la Monna Lisa fu introvabile. Persino Pablo Picasso fu sospettato. Ma nel 1913 Peruggia fu scoperto mentre cercava di vendere il quadro a un antiquario a Firenze. Il dipinto fu recuperato e tornò trionfalmente al Louvre. E da quel momento diventò una leggenda. E indovina, prima del furto non era neanche tra i dipinti più conosciuti. Ma dopo quel caso internazionale divenne un'icona globale. I giornali parlarono del furto per mesi. Le persone erano stregate dal mistero del suo sguardo, dalla storia del furto e dal valore inestimabile dell'opera. Quando tornò in esposizione, milioni di persone accorsero a vederla e da allora è il dipinto più visitato al mondo. Quanto vale oggi? Nel 1962 fu assicurata per 100 milioni di dollari. Oggi quel valore supererebbe i 900 milioni. Ma la verità non ha prezzo. È inaccessibile, protetta da vetro antiproiettile, temperatura controllata e sicurezza massima. Ma tutto questo non basta a spiegare il suo fascino. Adesso tutto ha più senso, vero? La Monna Lisa non è celebre solo per il suo volto enigmatico. È celebre anche per il genio che l'ha creata, i misteri che la circondano e l'incredibile storia che ha attraversato i secoli. E siamo solo all'inizio. Ora ti porto ancora più a fondo in questo viaggio tra segreti, dettagli nascosti e stranezze che pochi conoscono sulla Monna Lisa. Preparati, perché quello che viene adesso ti lascerà a bocca aperta. I segreti nascosti. Leonardo continuò a ritoccare la Monna Lisa per anni. E sotto il volto che conosciamo oggi c'è un'altra versione, un'espressione diversa, un volto nascosto, scoperto grazie alle analisi moderne. E poi, guarda bene gli occhi. Sì, proprio gli occhi. Alcuni ricercatori hanno trovato microscritture, minuscole lettere forse iniziali, messaggi segreti. E un altro dettaglio curioso, non ha né sopracciglia né ciglia. Le ha omesse di proposito? O sono semplicemente svanite col tempo? La Monna Lisa ha attraversato guerre, rivoluzioni, vandalismi. Durante la Rivoluzione francese fu nascosta. Nella Seconda Guerra Mondiale fu portata in un luogo segreto. Nel 1956 qualcuno le lanciò una pietra e un altro tentò di spruzzarle vernice rossa. Oggi la Monna Lisa è protetta da un vetro antiproiettile in un sistema che controlla anche temperatura e umidità. Eppure
è ancora lì, intatta, viva, inaccessibile. Un'icona culturale mondiale. La Monna Lisa non vive solo nei musei, è ovunque, canzoni, film, cartoni, pubblicità, persino meme. L'hai mai vista fatta con i Lego? O disegnata sulla schiuma di un cappuccino? La sua immagine è ovunque, riprodotta in modi creativi e spesso sorprendenti. E allora, perché la Monna Lisa continua ad affascinare così tanto? Non è solo per la bellezza del suo volto o per quel sorriso che cambia espressione a seconda della luce. È perché dietro quel quadro si nascondono storie, misteri, emozioni. È un'opera che tocca qualcosa di profondo nell'essere umano. Leonardo da Vinci non ha solo dipinto un volto, ha creato un enigma vivente, un simbolo di genialità e sensibilità, capace di parlare a tutte le epoche. E anche a 5 secoli di distanza, quel volto sembra ancora vivo. Ogni anno milioni di persone si recano al Louvre, anche solo per vederla per pochi istanti. È come se davanti a lei ci sentissimo tutti parte della stessa storia. E non mancano le teorie più incredibili. C'è chi crede che la Monna Lisa sia un autoritratto di Leonardo stesso, travestito da donna. Alcuni confronti tra i tratti del suo viso e quelli del dipinto rivelano sorprendenti somiglianze. Forse voleva mostrare l'equilibrio tra il lato maschile e il femminile della sua identità. Altri mettono in dubbio la vera identità della donna ritratta. Lisa Gherardini? Una nobildonna? Una dea? O una figura immaginaria costruita per rappresentare un ideale di bellezza eterna? C'è anche chi è convinto che Leonardo abbia lasciato messaggi cifrati nascosti nei dettagli, nei suoi occhi, nel paesaggio alle spalle, nelle pieghe degli abiti. Forse indizi sulle sue invenzioni o sui suoi pensieri più profondi. Pensaci. Un dipinto di oltre 500 anni, che continua a far parlare di sé come se fosse stato creato ieri. È questo il vero miracolo della Monna Lisa. Il suo linguaggio è universale. Qualunque sia la tua lingua, la tua cultura, riesci a sentirti in connessione con lei. Quel sorriso ci parla di emozioni che tutti conosciamo, ma che è difficile spiegare. La malinconia, la serenità, il dubbio, tutto in uno sguardo. Leonardo ha anticipato il futuro, unendo arte, scienza e matematica per creare qualcosa che va oltre l'estetica, un'opera che rappresenta l'apice dell'ingegno umano. Eppure è ancora lì, intatta, viva, inaccessibile. Conclusione. La forza della Monna Lisa non sta solo nei suoi colori. Sta nella sua capacità di unire le persone. Sta nel modo in cui continua, secolo dopo secolo, a parlare al cuore umano. Possedere la Gioconda sarebbe come tenere tra le mani un frammento della nostra storia collettiva. Quello che la rende così unica è il modo in cui continua, secolo dopo secolo, a ispirare milioni di persone. Non è solo un dipinto su una parete del Louvre, è una testimonianza viva di ciò che l'ingegno umano può realizzare quando ha il coraggio di sognare. Leonardo ci ha lasciato un'eredità, un'opera creata non per fama, ma per passione. Ci ha lavorato 14 anni, 12 solo per le labbra. Una prova di dedizione assoluta, di sogni coltivati con pazienza, di genialità al servizio dell'umanità. Anche se non visse abbastanza da vedere il successo planetario della sua opera, la sua arte ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura mondiale.
La Gioconda è lì per ricordarci cosa possiamo ottenere con costanza e passione. Leonardo ci insegna una lezione potente: non smettere mai di esplorare, di imparare, di creare. Era molto più di un artista, era un inventore, un osservatore del mondo, un uomo curioso che cercava di capire ogni cosa. E questa sete di conoscenza lo ha portato a costruire qualcosa che ha superato ogni epoca. Niente di straordinario nasce all'improvviso, ci vogliono anni, tentativi, errori, dettagli curati con attenzione maniacale. La Monna Lisa non è solo un'opera, è un esempio di quanto tempo, passione e lavoro possano creare qualcosa di eterno. Anche noi, come Leonardo, abbiamo qualcosa da offrire, che sia nella musica, nell'arte, nell'insegnamento o in qualsiasi forma di espressione. Ognuno ha il potere di lasciare il segno. Quando guardi la Monna Lisa, non stai semplicemente osservando un dipinto. Stai entrando in contatto con una storia, un simbolo, una scintilla di genialità umana. Hai il riflesso di ciò che possiamo diventare quando seguiamo i nostri sogni fino in fondo. E adesso ti lascio con una domanda. Qual è la tua Monna Lisa? Cosa puoi creare che possa ispirare gli altri, lasciare un'eredità, far sognare chi verrà dopo di te? Se questo viaggio ti ha emozionato, se senti che anche tu hai qualcosa da offrire al mondo, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Così potremo continuare insieme a scoprire i segreti dell'arte, della storia e dell'anima. Grazie di cuore per aver condiviso questo momento con me. Ora tocca a te. Vai e crea il tuo capolavoro.